Salve ragazzi, bentornati sul canale. Riprendiamo esattamente da dove abbiamo lasciato nell'ultimo video, solo che questa volta in mano io ho lo statore che ho già provveduto a restaurare. Ma giriamo il motore e iniziamo il lavoro. Iniziamo montando il paraolio che va sotto il volano. Adesso montiamo i passacavi dai quali usciranno i fili delle luci e il cavo della candela. Se li dovete sostituire, fate attenzione a comprare quelli di buona qualità che sono morbidi, perché quelli di cattiva qualità sono talmente duri per cui il montaggio risulta pressoché impossibile. Mettiamo la chiavetta. Mettiamola bene al suo posto, altrimenti il volano non riusciremo a montarlo. E montiamo lo statore già ripulito. Abbiamo sostituito le puntine, il cavo, gli abbiamo dato una pulita. Vedete, questo è nuovo, che i fili erano completamente cotti. Per facilitare il passaggio dei cavi ci aiutiamo con del grasso al silicone spray. Prima il cavo della candela e poi inseriamo i fili delle luci. Li tiriamo bene fuori e tiriamo dentro lo statore. Allineiamo le due tacche fatte prima dello smontaggio in modo da rimettere l'anticipo esattamente com'era e fissiamo il tutto. Adesso, facendo attenzione ad inserire correttamente il richiamo della chiavetta, montiamo il volano. Mettiamo la rondellina, un po' di grasso che non guasta mai, e il dado di bloccaggio. Ed infine il Sicer. Adesso verifichiamo per l'ultima volta la corretta distanza delle puntine, che deve essere 0,4. Ok, possiamo adesso chiudere con l'apposito tappino in gomma. Molti di voi si ricorderanno di quando abbiamo smontato il portaganasce posteriore, ma in pochi avranno notato che è rotto e che quindi lo dovremo sostituire. Ne abbiamo preso uno usato e l'abbiamo completamente ripulito. Eccolo qua, che ne dite? Un bel ricambio, questo.
Iniziamo subito sostituendo i 2 o-ring dell'albero. Ecco quelli nuovi. Per il montaggio, come prima, ci aiuteremo con del grasso al silicone. Uno. E con questo grasso scivola tutto. Mettiamo un po' di grasso sulle pareti. E decisamente molto grasso all'interno della scanalatura dell'albero che fa da serbatoio per la lubrificazione. Lo infiliamo dentro e togliamo il grasso in eccesso. E montiamo adesso il paraolio. Controlliamo che sia a filo e che sia andato in posizione. Ok. Un po' di olio per il montaggio della guarnizione in carta. E buttiamo su il nostro piatto portaganasce. Iniziamo ora a serrare dadi progressivamente. Io parto da circa 12 Nm ed arrivare al serraggio finale di circa 20 Nm. Per chi se lo fosse perso, rimetto in descrizione il link di questa ottima chiave dinamometrica. Mettiamo del frenafiletti sui prigionieri del collettore di scarico. Troverete il link del prodotto in descrizione. Inseriamo guarnizione e collettore e poi lo fissiamo con gli appositi dadi.
Montiamo ora l'altra guarnizione e poi la sua marmitta. Vi ricordo che abbiamo scelto la classica padellina del 125 per rendere l'aspetto finale della Vespa il più originale possibile. Stringiamo i dadi progressivamente alternandoci sopra e sotto in modo da far aderire perfettamente la marmitta al collettore, altrimenti da qua ci sputerà olio. Arrivati a questo punto mettiamo il cappuccino e vediamo se abbiamo la scintilla. Funziona! Bene ragazzi, allora la scintilla ce l'abbiamo, il cambio abbiamo visto funziona, non ci rimane che montare il carburatore, ma questo lo vedremo nella prossima puntata. Io per adesso vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like e ad iscrivervi al canale cliccando il logo in basso a sinistra. Alla prossima!